Oggi vi faccio vedere come preparare iwashi no kaoriyaki, le sardine aromatizzate al forno. Le facciamo marinare con l'aglio, lo zenzero, i cipollotti e la salsa giapponese e le inforniamo. Gli ingredienti sono le sardine fresche, l'aceto di mela, la salsa di soia, il sake, lo zucchero, il sesamo bianco tostato e macinato, il tritato di cipollotti, il tritato di aglio e di zenzero. Questa è la ricetta da 3 porzioni. Abbiamo 600 g di sardine freschissime e tagliamo la testa con il coltello e tagliamo l'estremità della pancia giusto per poter aprirla e eliminiamo l'intestino, come potete vedere. E facciamo stessa cosa su tutte le sardine. In alcune videoricette con le sardine sto mostrando come pulire le sardine con le mani senza il coltello, ma per questa ricetta è meglio fare con il coltello per avere un aspetto più bello. Il link di tutte queste videoricette con le sardine lascerò nella descrizione insieme agli ingredienti e le dosi di videoricetta di oggi. In mezzo alle sardine c'erano anche un ghiozzo, un sugarello e i alici. E naturalmente li pulisco e li cucino insieme con le sardine. Le spostiamo nel lavandino e puliamo l'interno della pancia sotto l'acqua corrente per eliminare le tracce di sangue, utilizzando l'unghia del pollice come potete vedere. Una delle cose più importanti di questa ricetta è non lasciare l'odore dell'intestino e del sangue. È molto importante anche eliminare bene le squame, utilizzando sempre l'unghia del pollice e il polpastrello del pollice. Vi consiglio di fare questo lavoro su uno scolapasta dai buchi minuscoli che non fa fuori uscire le squame eliminate. Così alla fine del lavoro le raccogliamo bene e personalmente insieme le teste e intestini di sardine metto nel sacchetto e lo congelo nel freezer fino al momento di buttare come immondizie per non avere l'odore sgradevole in cucina. Una volta che sono state curate bene le sardine, le laviamo sotto l'acqua corrente e le sgoccioliamo bene. Nel frattempo prepariamo la salsa per la marinatura. Nella bacinella piccola mettiamo 50 g di salsa di soia, 40 g di sake, chi non ce l'ha il sake sostituite con il vino bianco, 10 g di zucchero, 5 g di aceto di mela, va bene anche l'aceto di riso o l'aceto di vino bianco. Mescoliamo bene per sciogliere lo zucchero. Aggiungiamo un cucchiaio di semi di sesamo bianco tostato e macinato, un cucchiaino di tritato di aglio, un cucchiaino di tritato di zenzero e 25 g di cipollotti tritati. Mescoliamo tutto insieme e mettiamo da parte. Prepariamo un piatto dove andremo a asciugare bene le sardine e una teglia profonda che useremo per marinarle. La misura di teglia che vedete sono 20 cm x 15 cm. Sul piatto mettiamo un strato di carta assorbente e mettiamo le sardine. E le copriamo con un altro strato di carta e le asciughiamo dando la dolce pressione con le mani. Se la carta assorbente sarà bagnata, la cambiamo con la nuova e asciughiamo bene anche l'interno della pancia delle sardine.
Dopo che avremo messo tutte le sardine nella teglia in maniera ordinata, mettiamo la salsa. Le sistemiamo in modo che le sardine prendano bene la salsa e copriamo la teglia con la pellicola e la mettiamo nel frigo per circa 2 ore. Dopo 2 ore tiriamo fuori le sardine dal frigo e spostiamo le sardine sotto e sopra per marinarle uniformemente. E ricopriamo la teglia con la pellicola e la facciamo tornare in frigo per altre 2 ore. Dopo il totale 4 ore tiriamo fuori dal frigo, prepariamo una teglia più grande e mettiamo un strato di carta da forno all'interno. Questa teglia che vedete ha la misura 28 cm x 21 cm. Spostiamo le sardine nella teglia grande da forno e sistemiamo le sardine come potete vedere e mettiamo la salsa sopra le sardine. Ora andiamo a infornare nel forno già scaldato a 250 gradi per circa 20 minuti. Ma a metà tempo, quindi dopo 10 minuti, tiriamo fuori la teglia e raccogliendo la salsa con un cucchiaio bagniamo le sardine parte superficie. E facciamo a tornare nel forno girando la teglia per cuocerle uniformemente. Posizioniamo la teglia al centro, ma per fare avere la bruciacchiatura leggera sulle sardine spostiamo la teglia in alto per ultimi minuti. Ma se vedete che non occorre, facciamo a rimanere al centrale. E vi ho detto 20 minuti il totale, ma cambia il tempo per la misura delle sardine e il tipo di forno, quindi regolate voi. Dopo il totale 20 minuti tiriamo fuori la teglia e raccogliamo la salsa con un cucchiaio e la mettiamo sulle sardine di nuovo. Possiamo sentire buonissimo profumo di sardine grigliate insieme il profumo dell'aglio, zenzero, cipollotti, sesamo e la salsa di soia. Le mettiamo sul piatto con il colore che fa esaltare le sardine e mettiamo un po' di salsa sopra le sardine. Ecco, le nostre sardine aromatizzate al forno sono pronte. La sardina è un pesce molto apprezzato per il suo sapore unico, per il suo prezzo economico e per il suo valore nutrizionale e ci conviene mangiarla spesso. È da tanto che cercavo di fissare una ricetta buona e facile da preparare e dopo qualche prove finalmente posso condividere con voi questa videoricetta. Se posso essere sincera, mi scoraggia pensare di pulire 600 g di sardine, ma quando le trovo freschissime al mercato e sapendo il loro sapore irresistibile con questa ricetta, mi viene la forza e la positività di fare. È un piatto buono e sano, fa felice non solo a noi stessi, ma anche alle persone che vogliamo tanto bene, come la famiglia e gli amici cari. Questo è un esempio per fare diventare un pasto completo. La zuppa di miso con i broccoli e una tazza di riso con le vongole che sto facendo delle prove e spero di poter creare la videoricetta al presto. E qua non c'è, ma ci stava sicuramente anche un piattino con tsukemono, che sarebbe la salamoia giapponese. Finora ho pubblicato diverse ricette con le verdure miste, con il sedano, con il cetriolo e con la rapa daikon. Scoprirete la loro freschezza e la croccantezza piacevole. Il link di loro videoricette lascio nella descrizione.
I diversi aromi nella marinatura hanno fatto diventare le sardine buonissime e gustose e nonostante che sono grigliate non si sono asciugate troppo grazie alla cottura assieme alla salsa, ma allo stesso tempo possiamo godere il sapore mitico delle sardine grigliate. Sono entusiasta di questa ricetta e mi piace molto. Tornando al discorso di prima, l'unica cosa laboriosa è pulire e asciugare bene le sardine, non cuocendole con la padella sul fornello, non fa il fumo e non si sporca il fornello. Condividete questa videoricetta con le persone amanti delle sardine e amanti della cucina giapponese. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti!